Ciao a tutti, e bentornati su Segreti Turchi. È sempre un piacere ritrovarvi qui. Oggi entriamo in un mistero che ha acceso la curiosità di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo turco e non solo. Una vicenda che ha fatto parlare, sussurrare e commentare ovunque. L'anello dal valore da capogiro di Ozan Akbaba è scomparso, e lui stesso ha avviato una ricerca personale per ritrovarlo. Avete capito bene? Quello che sarebbe potuto sembrare un banale imprevisto si è trasformato in un enigma degno di una serie televisiva, con indizi, ipotesi e colpi di scena. Mettetevi comodi, perché ricostruiremo ogni dettaglio, tutte le teorie circolate e ciò che si sa finora su questo episodio fuori dall'ordinario. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi invito di cuore a iscrivervi a Segreti Turchi e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. La nostra community cresce anche grazie a voi. La notizia è esplosa all'improvviso e in pochi istanti ha fatto il giro del web. Ozan Akbaba, volto amatissimo delle serie di successo e attore dalla carriera intensa, si trovava in Italia, dove passa una parte dell'anno per incontri di lavoro, festival e collaborazioni, quando si è accorto che il suo anello più prezioso non era più al suo dito. Non un semplice accessorio, ma un gioiello dal valore sia sentimentale sia economico, raccontato come un pezzo unico, legato a momenti importanti della sua vita con Sinem Ünsal. Alcuni mormorano che fosse un dono speciale, altri parlano di un oggetto con una storia di famiglia che per Ozan ha un significato profondo. La scomparsa è avvenuta in circostanze inizialmente confuse, che col passare delle ore hanno iniziato a delinearsi, senza però dissipare davvero il mistero. All'inizio si è pensato alla più banale delle possibilità, una distrazione, una perdita accidentale. Ma Ozan, lungi dal minimizzare, ha preso in mano la situazione. Non ha aspettato che l'anello ricomparisse da solo, ha iniziato a fare domande, a ripercorrere i suoi passi, a coordinarsi con chi poteva aver visto qualcosa. Un gesto che dice tanto del valore che attribuisce a quel gioiello e di quanto gli stia a cuore recuperarlo. E da qui, come sempre accade, si sono moltiplicate le ipotesi. Si tratta di un furto? L'anello è scivolato in un luogo pubblico? C'entra un evento o una serata particolare? La fantasia dei fan e dei media si è messa in moto, producendo teorie di ogni tipo, alcune verosimili, altre spinte dal desiderio di trovare una trama in ogni indizio. Si racconta che l'anello fosse decisamente appariscente, non un dettaglio discreto, ma un pezzo che cattura lo sguardo. Proprio per questo, la sua sparizione in uno spazio affollato o nel mezzo di un evento sociale avrebbe potuto essere notata da qualcuno. Ozan è un volto che non passa inosservato, e questo potrebbe aiutarlo se davvero qualcuno avesse tentato di appropriarsene. La rivendita di un oggetto così riconoscibile non è affare semplice. Al tempo stesso, essere al centro dell'attenzione significa anche essere seguiti, fotografati, commentati, con tutto ciò che ne consegue per la privacy e per la pressione del momento. In questo quadro entra in scena la presenza discreta ma determinante di Sinem Ünsal, compagna di vita e collega stimata. Lei, dicono, è stata la prima a incoraggiarlo a non farsi prendere dal panico e a mettere in fila i ricordi con lucidità, a partire dagli ultimi spostamenti in Italia. L'aspetto più interessante è proprio la reazione della coppia. Nessun vittimismo, niente post plateali, Ozan e Sinem hanno preferito un approccio misurato ma concreto. Hanno contattato i responsabili dei luoghi visitati nelle ore precedenti, hanno chiesto di rivedere accessi e aree riservate, hanno tenuto un profilo basso ma attivo con le autorità locali. Una scena che sembra scritta per un dramma romantico. La star che affronta un mistero nella vita reale, con al fianco la donna che conosce i suoi silenzi e i suoi gesti. Immaginateli, a tarda sera, nell'atrio di un hotel elegante, confrontarsi coi responsabili della sicurezza, cercando di stabilire l'ultima volta esatta in cui l'anello è stato visto. I social, come prevedibile, sono diventati in pochi minuti il cuore pulsante della discussione. I fan di Ozan e di Sinem, con il loro affetto e la loro tenacia, hanno invaso le bacheche con messaggi di supporto, ricostruzioni amatoriali, mappe delle tappe italiane della coppia. C'è chi ha realizzato foto e mock-up dell'anello basandosi sulle immagini passate,
Chi ha incrociato orari e luoghi raccontati nelle stories, chi ha suggerito contatti utili. È stato quasi commovente assistere alla nascita di una squadra di detective digitali, qualcuno che pubblicava persino l'ipotetico percorso dal ristorante al set fotografico, passando per un gala di beneficenza, come in una caccia al tesoro contemporanea. Ma che cosa sappiamo davvero dell'anello? Le informazioni non sono nitide. C'è chi giura che fosse tempestato di pietre preziose, chi scommette su un design unico, magari con riferimenti ottomani, chi insiste sulla natura simbolica del gioiello. Secondo alcune versioni, sarebbe stato un regalo di Sinem per celebrare un traguardo personale di Ozan, per altri, un cimelio che unisce memoria e promessa, un oggetto con un'aura speciale che spiega la sua importanza al di là del valore materiale. Ed è proprio questa carica emotiva a motivare la determinazione di Ozan nel volerlo ritrovare, più che qualsiasi cifra scritta su una perizia. In Italia, Ozan conduce una vita intensa e dinamica. Partecipa a eventi charity, visita 7 studi fotografici, incontra registi e produttori, si concede momenti di normalità in mezzo alle strade eleganti, tra boutique e caffè storici. Le occasioni in cui l'anello potrebbe essere scivolato via, o essere stato notato da mani sbagliate, sono tantissime. C'è stata la cena in un ristorante raffinato, una festa privata dietro invito, una sessione di scatti in una location d'epoca. Ogni scenario apre possibili piste e complica la ricerca, tra un brindisi, un cambio d'abito, una stretta di mano, un gesto distratto potrebbe aver avuto conseguenze impreviste. Si è parlato anche di un furto studiato a tavolino. Se qualcuno avesse conosciuto gli spostamenti della coppia, se fosse informato sull'esistenza di quel gioiello così riconoscibile, avrebbe potuto tentare un colpo rapido e silenzioso. Per ora, però, non esistono prove concrete. L'ipotesi principale resta quella della perdita involontaria o, al massimo, di un'occasione colta al volo da chi si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Nonostante questo, la notorietà di Ozan e la discrezione di Sinem hanno reso ogni dettaglio interessante per i paparazzi, che hanno spostato l'attenzione dalla carriera alla loro sfera più intima, una lente che a volte deforma, a volte illumina lati umani dimenticati, come l'inquietudine di perdere qualcosa che racchiude un pezzo di sé. Chi conosce Ozan da tempo racconta che lui dia un peso particolare agli oggetti che portano una storia. Non parliamo di collezionismo ostentato, ma di piccoli simboli, di promemoria di momenti che contano. Questo spiega perché la sua ricerca non sia soltanto una questione di valore economico, ma un desiderio di ricomporre un frammento affettivo. Per qualcuno quell'anello potrebbe essere un simbolo di impegno, per altri un punto di congiunzione tra passato e presente, qualcosa che lega Ozan a una promessa fatta a se stesso e a Sinem. Lei, dal canto suo, avrebbe scelto il silenzio attivo. Poche parole, gesti concreti. Una telefonata in più alla direzione dell'hotel, un check incrociato con l'autista, un messaggio a un'amica presente al party. Colpisce anche la riservatezza con cui tutto è stato gestito. Niente conferenze stampa, nessun sfogo online. Solo qualche riga misurata, un ringraziamento ai follower per la vicinanza, l'invito a non creare allarmismi. La discrezione, però, non ha fatto che alimentare interrogativi e curiosità. Quali sono le prossime mosse? L'indagine personale di Ozan, affiancata da Sinem, sembra destinata a produrre novità nei prossimi giorni. C'è chi giura che stiano raccogliendo i filmati delle telecamere di sicurezza dei locali visitati, chi parla di contatti con negozi di seconda mano e banchi dei pegni, giusto per prevenire eventuali tentativi di vendita. Nel frattempo, i social restano un laboratorio di idee. Qualcuno suggerisce di controllare tassisti e VTC della fascia oraria della scomparsa. Altri si offrono come traduttori e mediatori per accelerare verifiche in varie città italiane. Questa storia affascina non solo perché riguarda Ozan e Sinem, ma perché tocca corde comuni. A chi non è mai capitato di smarrire qualcosa di prezioso, materiale o affettivo? Il misto di sconforto, speranza e caparbietà nella ricerca è un sentimento universale. C'è anche un monito implicito. La fragilità degli oggetti, anche quelli che riteniamo più protetti, e l'importanza della prudenza,
soprattutto quando si vive sotto i riflettori. La fama non immunizza dagli imprevisti, semmai, li rende più visibili. Eppure è proprio in questi momenti che emerge il carattere, Ozan, con la calma che gli si riconosce, e Sinem, con la sua capacità di tenere il focus, sembrano decisi a non mollare. Nel frattempo, dall'Italia arrivano frammenti di racconto. In un ristorante elegante si parla di un cameriere che ricorda l'anello luccicare mentre Ozan firmava un autografo. In un atelier milanese, una stylist racconta di aver visto la coppia ridere di qualcosa, prima che lui indossasse un cappotto scuro, un cambio rapido, nel corridoio a specchi. In un salone privato, dove si teneva una raccolta fondi, qualcuno dice di aver distinto la sagoma dell'anello alla luce artificiale. Tutto questo non fa che disegnare una mappa fitta e suggestiva, ma ancora priva del punto esatto in cui il filo si è spezzato. C'è poi l'idea, sempre più insistente, di una memoria che inganna. E se l'anello fosse stato riposto per sicurezza da Ozan in un momento di distrazione? Una tasca interna, un portagioie di passaggio, una custodia confusa tra le scenografie? È successo a molti, e non c'è niente di più crudele di un ricordo impreciso quando si cerca un oggetto caro. Proprio per evitare di restare ostaggi dell'incertezza, Ozan avrebbe iniziato a ricostruire una timeline con precisione, orari, spostamenti, nomi. Sinem, con la sua attitudine pratica, avrebbe preso nota e verificato ogni dettaglio con chi ha incontrato la coppia. Lontano dalle luci c'è un lavoro paziente, quasi investigativo, che sta andando avanti. Nel frattempo, la stampa insegue la storia. Titoli, mezze verità, domande a bruciapelo fuori dagli hotel. Ozan e Sinem restano misurati, non si sottraggono ma non alimentano. Eppure, a guardare bene, questo episodio mostra il lato più umano di due professionisti spesso associati solo ai loro ruoli sullo schermo. La vulnerabilità di perdere qualcosa che parla di loro come coppia, l'ansia di non sapere dove cercare, il desiderio di difendere uno spazio privato mentre il mondo chiede risposte. Il pubblico, intanto, tifa. Qualcuno promette ricompense simboliche, altri mettono a disposizione competenze tecniche. La mobilitazione ha il sapore delle storie che uniscono. Che cosa avverrà adesso? La pista delle telecamere di sorveglianza potrebbe fornire indizi, anche minimi, un riflesso che scompare da una mano, un gesto involontario. Contattare gioiellieri e rivenditori del settore second hand è un passo quasi obbligato, così come informare chi lavora nel mondo del collezionismo, dove ogni pezzo fuori dal comune fa rumore. E poi c'è la possibilità, tutt'altro che remota, che l'anello venga ritrovato da qualcuno che decida di restituirlo. In storie come questa, a volte, la buona fede fa la differenza. Qualunque sarà l'esito, una cosa è certa. La determinazione di Ozan, il supporto concreto di Sinem e l'abbraccio virtuale dei fan stanno scrivendo una pagina particolare della loro storia pubblica. In sintesi, la scomparsa dell'anello di Ozan Akbaba ha scatenato un'ondata di curiosità e un'indagine personale che riflette quanto quel gioiello conti davvero. Un oggetto dal valore affettivo enorme, probabilmente anche costoso, che ha messo in moto la solidarietà della community e attirato l'attenzione dei media. Non c'è ancora una soluzione chiara, ma l'energia con cui Ozan e Sinem stanno affrontando la situazione non lascia pensare a una resa. E sì, c'è spazio per la speranza, perché le storie più sorprendenti sono proprio quelle in cui qualcosa di prezioso, smarrito tra mille luci, trova la strada di casa. E con questo siamo giunti alla fine del video di oggi. È stato un viaggio affascinante dentro il mistero che avvolge l'anello di Ozan Akbaba e il modo in cui lui e Sinem Unsal stanno affrontando la ricerca. Che cosa ne pensate? Riusciranno a recuperarlo? Avete ipotesi o dettagli che ci sono sfuggiti? Scriveteci tutto nei commenti, siamo curiosi di leggere le vostre teorie. Se la storia vi ha tenuti con il fiato sospeso, se vi è piaciuta o vi ha fatto riflettere, lasciate un like e condividete questo video con amici, fan della coppia o chiunque ami misteri dal sapore reale. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi per non perdere i prossimi racconti, aggiornamenti e retroscena.
Ci vediamo nel prossimo video. A presto!